Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Clismaflit, ricordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA, ultimo aggiornamento. 3 gennaio 2022. Cos'ha Clismaflit? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clismaflit durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Clismaflit? Clismaflit è un farmaco a base del principio attivo sodio fosfato monobasico di idrato più di sodio fosfato di basico dodecaidrato, appartenente alla categoria degli lassativi e nello specifico clismi. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Clismaflit può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni: Clismaflit 5G/133 ml Soluz. Rettile 1 flacone monodose 133 ml. Clismaflit 5G/133 ml Soluz. Rettile 4 flaconi monodose 133 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Casen Recordati SL. Concessionario: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: sodio fosfato monobasico di idrato più di sodio fosfato di basico dodecaidrato. Gruppo terapeutico: lassativi. Forma farmaceutica: clisma. Indicazioni: trattamento a breve termine della stipsi occasionale negli adulti e nei bambini di età superiore ai 3 anni. Svuotamento intestinale pre e post operatorio, in ostetricia, in preparazione ad esami radioscopici ed indagini endoscopiche dell'ultimo tratto intestinale. Posologia: adulti e bambini di età superiore ai 12 anni. 1 flacone, 118 ml dose erogata, non piaghi una volta al giorno o secondo istruzioni del medico, vedere paragrafo 4. Bambini di età compresa tra 3 e 12 anni. Dose dimezzata non piaghi una volta al giorno o secondo istruzioni del medico, vedere paragrafi 4 e 9. Clismaflit controindicato nei bambini di età inferiore ai 3 anni, vedere paragrafo 3. Nella stipsi occasionale i lassativi devono essere usati il meno frequentemente possibile e per non più di 7 giorni. L'uso per periodi di tempo maggiori richiede la prescrizione del medico dopo adeguata valutazione del caso. Insufficienza renale: non somministrare a pazienti con compromissione clinicamente significativa della funzionalità renale, vedere paragrafo 3. Il prodotto deve essere usato con cautela nei pazienti con funzionalità renale compromessa, quando il beneficio clinico si prevede superiore al rischio di iperfosfatemia, vedere paragrafo 4. Modo di somministrazione: per solo uso rettale. Sdraiarsi sul fianco sinistro con entrambe le ginocchia piegate, le braccia a riposo. Rimuovere il cappuccio protettore arancione. Con una pressione costante, inserire delicatamente il comfortip del clistere nell'ano con la cannula rivolta verso l'ombelico. Premere il flacone fino a quando quasi tutto il liquido sia uscito. Interrompere l'uso se si incontra resistenza. Forzare il clistere può provocare ferite. Sono sufficienti da 2 a 5 minuti per ottenere l'effetto desiderato. Per la stipsi occasionale i clisteri rettali si utilizzano per fornire sollievo e unicamente a breve termine. Controindicazioni: Clismaflit controindicato in pazienti con ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Condizioni che causano un aumento della capacità di assorbimento, una diminuzione della capacità di eliminazione o una diminuzione della motilità gastrica, ad esempio sospetta ostruzione intestinale, ileo paralitico, stenosi anorettale, ano perforato, megacolon congenito o acquisito, malattia di Hirschsprung. Patologie gastrointestinali non diagnosticate, ad esempio sintomi indicativi di appendicite, perforazione intestinale o malattia infiammatoria intestinale attiva. Sanguinamento rettale non diagnosticato. Insufficienza cardiaca con gestizia. Disidratazione. Bambini di età inferiore ai 3 anni. Insufficienza renale clinicamente significativa. Non si devono somministrare contemporaneamente altre preparazioni con fosfati di sodio, tra cui soluzioni orali o compresse di fosfati di sodio, vedere paragrafo 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non utilizzare Clismaflit in caso di nausea, vomito o dolore.
I pazienti devono essere avvisati di aspettarsi feci liquide e devono essere incoraggiati a bere liquidi per aiutare a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Usare con cautela nei pazienti che sono in terapia con calcio antagonisti, diuretici, litio o altri medicinali che possono influenzare i livelli idroelettrolitici in quanto possono verificarsi iperfosfatemia, ipocalcemia, ipokaliemia, acidosi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Clismaflit durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Clismaflit durante la gravidanza e l'allattamento? Poiché a copyright non ci sono dati rilevanti disponibili per valutare il potenziale di malformazione del feto o di altri effetti fetotossici quando somministrato durante la gravidanza, Clismaflit deve essere utilizzato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Clismaflit non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari, ma è necessario rimanere vicino a servizi igienici dopo l'uso di questo medicinale. Effetti indesiderati. Clismaflit è ben tollerato se usato come indicato. Tuttavia, frequentemente sono stati riportati eventi avversi associati all'uso di Clismaflit. In alcuni casi, possono verificarsi eventi avversi, soprattutto se, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati segnalati casi fatali dopo somministrazioni di dosi eccessive, dopo ritenzione, in caso di somministrazione a pazienti in età pediatrica o in pazienti ostruiti. In caso di sovradosaggio o ritenzione si possono verificare iperfosfatemia, ipocalcemia, ipernatriemia, iperfosfatemia, disidratazione ipernatriemica, ipokaliemia, ipovolemia, acidosi e tetania. Il recupero dagli effetti tossici si può normalmente ottenere mediante reidratazione. Il trattamento degli squilibri elettrolitici può richiedere un intervento medico immediato mediante la somministrazione di elettroliti adeguati e fluidoterapia. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Clismi, sodio fosfato, codice ATC. A06A01. Clismaflit agisce come lassativo salino quando somministrato per via rettale. L'accumulo di liquidi nell'ultimo tratto dell'intestino produce distensione, promuove la peristalsi, proprietà farmacocinetiche. L'assorbimento a livello del colon è probabilmente minimo, ma è stato riportato che l'iperfosfatemia asintomatica fino a 2-3 volte al di sopra dei livelli di fosforo normali si verifica in dati preclinici di sicurezza. Non sono stati effettuati degli studi preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, acqua distillata QS. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.